Gorrini scruta il cielo dall'abitacolo del suo Macchi 205. Si è elevato in volo da Cerveteri perché in quella zona è stata segnalata una grossa formazione di bombardieri americani in avvicinamento da sud. Il suo altimetro segna 2900 metri, ma Gorrini continua a salire perché sa che ha bisogno di tutta l'altitudine possibile per poter picchiare su quei bestioni armati fino ai denti, se vuole avere qualche speranza di colpire senza essere colpito. Finalmente sotto di lui vede qualcosa muoversi fra le nuvole. È la sagoma di un quadrimotore, un B-17, probabilmente rimasto isolato dalla formazione. Gorrini ruota il suo Macchi e scende in picchiata. Arrivato a tiro, apre il fuoco sull'attaccatura dell'ala destra dell'apparecchio nemico. Rapidi bagliori si accendono sul metallo e alcuni frammenti si staccano, ma il bombardiere prosegue la sua corsa. I mitraglieri non hanno neanche avuto il tempo di reagire. Gorrini cabra con tutta la forza per riacquistare quota. La pressione dei G gli fa quasi perdere i sensi. Tornato sopra il B-17, si prepara a picchiare di nuovo, anche se questa volta a meno velocità e come se non bastasse, i mitraglieri nemici lo stanno aspettando al varco. Gorrini attende di essere a poche decine di metri prima di aprire il fuoco, così da massimizzare l'effetto dei colpi. I bagliori davanti a lui questa volta sono anche quelli di una decina di calibro 50 che gli sparano contro. Arrivato a distanza, apre il fuoco sullo stesso punto del primo passaggio e poi via. Passa di nuovo sotto il ventre del bombardiere, mentre i proiettili dei mitraglieri gli sfrecciano a destra e a sinistra. Questa volta l'ala del B-17 ha ceduto, si stacca, l'apparecchio nemico ruota su se stesso e precipita a terra, esplodendo con tutto il carico di bombe che aveva ancora a bordo. Ma non c'è tempo per rallegrarsi, un P-38 sta picchiando ad alta velocità su di lui. Gorrini riesce a scartarlo all'ultimo secondo e lo vede sfrecciargli davanti. Istintivamente apre il fuoco con tutte le armi. Le ali del Macchi vibrano violentemente. Sono gli ultimi colpi rimasti. Se sbaglia, è finita per lui. Luigi Gorrini nasce ad Alseno, provincia di Piacenza, il 12 luglio 1917. Si arruola nella Regia Aeronautica a 20 anni, nel 1937. Terminato il corso di pilotaggio presso la scuola di specializzazione di Castiglione del Lago, Gorrini fa richiesta di essere assegnato al terzo stormo cacciaterrestri, inquadrato nella seconda divisione aerea Borea, con sede presso l'aeroporto di Torino Mirafiori. Il 17 giugno del 1939 ottiene il trasferimento al reparto ed integrato nell'85esima squadriglia del 18° gruppo caccia con il grado di sergente pilota. All'entrata in guerra dell'Italia, il 10 giugno 1940, la sua squadriglia è all'aeroporto di Novi Ligure, aeroporto di Alberga, e dal 22 ottobre successivo è a Maldeghem, nel Corpo Aereo Italiano, fino al 10 gennaio 1941. Gorrini arriva in Africa settentrionale italiana nel gennaio del 1941, ai comandi di un Fiat CR-42 Falco. Il CR-42, ricorda il pilota, era una macchina già superata, un biplano di tela senza corazze, con apparecchi radio e impianti d'ossigeno malfunzionanti. Era un gran bel apparecchio quanto a maneggevolezza, armato da 2 mitragliatrici 12,7, mitragliatrici efficaci, ma gli inglesi ne avevano 8, anche se di calibro 0,30. Nonostante i limiti del CR-42, fu proprio con questo biplano che Gorrini in Libia ottiene la sua prima vittoria aerea il 16 aprile 1941. Mentre è in volo di protezione nel cielo di Derna in Cirenaica, intercetta 2 dei primi cacciabombardieri bimotori Bristol Beaufighters appena arrivati nel teatro del Mediterraneo. Sono diretti alla base della sua 85esima squadriglia.
La pattuglia inglese è quasi fuori tiro, ma Gorrini apre il fuoco da 700-800 metri e colpisce la punta dell'ala destra del Beaufighter di testa, mentre serra rapidamente la distanza grazie alla velocità accumulata con la picchiata. L'altro velivolo si allontana con una brusca virata, mentre il primo è ormai sul campo d'aviazione. Da 250 metri Gorrini lo centra con 2 successive raffiche e l'aereo britannico precipita subito a sud del campo. Gli viene quindi attribuito un abbattimento individuale e un danneggiato. I colpi sparati sono 1100. Il 29 maggio Gorrini, di nuovo in volo di protezione, avvista 2 bombardieri Bristol Blenheim sul porto di Bengasi. Dopo una picchiata di 3000 metri attacca l'aereo di testa, spara una raffica da 500 metri colpendo il capo pattuglia, nonostante il fuoco difensivo dei 2 bimotori nemici. Il Bristol di testa, ripetutamente colpito, cade nelle acque del porto. Gorrini si mette allora all'inseguimento dell'altro Blenheim, scaricandogli tutti i colpi che gli rimangono, ma il bimotore inglese riesce ad allontanarsi indenne. Rimpatriato col suo reparto, il 29 agosto è a Caselle Torinese per iniziare l'addestramento sui nuovi cacciamonoplani, il Fiat G50 Freccia e il Macchi C200 Saetta. Per continuare l'addestramento, Gorrini e il suo 18° gruppo si trasferiscono prima a Mirafiori e successivamente a Ciampino Sud, dove l'addestramento sui nuovi caccia si conclude il 10 dicembre, quando la sua unità, equipaggiata con i Macchi C200, vola prima all'aeroporto di Lecce Galatina e poi alla nuova base di Araxos, vicino Larissos, in Grecia. Durante l'inverno 1941-1942, Gorrini compie voli di scorta a convogli tra l'Italia e la Grecia. Il 17 dicembre, nella zona aerea attorno al porto di Argostoli a Cefalonia, intercetta 2 Bristol Blenheim completamente dipinti di nero. Attacca quello di testa colpendolo ripetutamente e poi mitraglia l'altro. I 2 Blenheim si separano scomparendo tra le nuvole e a Gorrini viene accreditato un aereo probabilmente abbattuto e il danneggiamento di un secondo. Gorrini non ha altre occasioni di scontro con veicoli alleati e rimpatria con il 18° il 25 aprile 1942. Tornati in Italia, Gorrini e gli altri piloti del 18° vengono addestrati a pilotare il C-200 nella configurazione di cacciabombardiere. L'addestramento dura fino a metà luglio, quando la sua unità vola in Nord Africa per raggiungere l'altro gruppo del 3° stormo, il 23° gruppo, sull'aeroporto avanzato di Abu Agag, o forse l'aeroporto militare di Sidi Haneish, a 376 km ad ovest-nord-ovest dal Cairo. Da quella base avanzata Gorrini svolge missioni di scorta per naviglio dell'asse e attacchi al suolo con le nuove bombe Mazzolino. Quando in ottobre il 4° stormo caccia terrestre, ormai logoro, viene arretrato, consegna i suoi Macchi MC-202 Folgore al 3° stormo.